Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. La casa era stranamente silenziosa, quel tipo di silenzio che esiste solo quando qualcosa di monumentale sta per esplodere. Liam sedeva nel suo ufficio debolmente illuminato, fissando il bagliore dello schermo del suo computer. Le prove che aveva raccolto nel corso di settimane erano disposte davanti a lui. Foto, messaggi, video, tutto meticolosamente catalogato. Il suo avvocato era stato scrupoloso, il suo investigatore privato instancabile. Il cursore lampeggiava sullo schermo, ma lo sguardo di Liam era fisso sulla foto nella sua mano. Emily, sua moglie da 5 anni, avvolta nelle braccia di un altro uomo. L'immagine non era esplicita, almeno non nel senso convenzionale, ma l'intimità era inconfondibile. Liam aveva visto abbastanza. Una parte di lui voleva gettare la foto nel camino, bruciare le prove e fingere che non esistesse. Ma l'altra parte di lui, quella più fredda e calcolatrice, sapeva che non c'era ritorno. Domani, sussurrò a se stesso, la voce vuota, domani finisce. 5 anni fa, Liam ed Emily erano l'immagine di una coppia di potere moderna. Lei era una stella nascente nella gestione aziendale, brandendo il suo MBA come un'arma. Lui era l'uomo automade, un ingegnere software abile che aveva scalato le posizioni da un'oscurità totale a una posizione di rispetto. I primi giorni erano pieni di risate e sogni. Si erano uniti da ambizioni condivise, le loro differenze si completavano a vicenda, o almeno così pensava Liam. È come il yin e lo yang, aveva scherzato il suo migliore amico Tyler alla festa di fidanzamento. Ma anche allora cominciavano a mostrare crepe. Emily era raffinata, articolata e determinata, sempre alla ricerca del prossimo gradino sulla scala. Liam, d'altra parte, era pratico, non inseguiva titoli o validazione. «Perché non ritorni a studiare?» aveva suggerito Emily durante uno dei loro primi appuntamenti. Liam si era scrollato di dosso. «Ho le competenze, non ho bisogno di accumulare titoli per un pezzo di carta». Emily aveva sorriso, ma il suo sorriso non raggiungeva i suoi occhi. Era un sorriso che Liam avrebbe imparato a riconoscere come giudicante. Quando la pandemia colpì, le loro vite cambiarono drasticamente. Lavorare da casa sembrava un sogno all'inizio. Avevano convertito camere inutilizzate in uffici e si erano sistemati in una nuova routine. Ma mentre Liam affrontava il lavoro remoto con disciplina, preparandosi ogni mattina per mantenere una mentalità professionale, Emily adottava un approccio più rilassato. Le sue giornate erano piene di riunioni senza fine, con la porta sempre aperta mentre rispondeva alle email e chiacchierava casualmente con i colleghi. Liam rispettava il suo processo, ma lentamente diventava chiaro che la vicinanza li stava allontanando. Una sera, mentre erano seduti sul divano durante la loro serata film, Emily aveva guardato il suo telefono per la 5ª volta. Durante il lavoro aveva chiesto Liam, cercando di mantenere un tono leggero: «È solo una collega». Lei aveva risposto bruscamente, riponendo il telefono. Lui non aveva insistito, ma il seme del dubbio era stato piantato. Non fu fino a mesi dopo che Liam scoprì la verità. Emily Gilae aveva passato il suo vecchio tablet un weekend, chiedendogli di resettarlo per la sua nipote. Liam aveva acconsentito distrattamente. Lei era uscita per un altro incontro con i colleghi e Liam aveva acceso il dispositivo. Navigando tra le impostazioni, aveva notato un'app ancora loggata, un'app di messaggistica. La curiosità aveva prevalso e l'aveva aperta. Ciò che aveva trovato aveva fatto tremare lo stomaco. Messaggi tra Emily e il suo capo Greg erano pieni di flirt, confessioni intime e piani per rendezvous segreti. Foto e video accompagnavano i testi, ognuno più incriminante dell'altro. Le mani di Liam tremavano mentre scorreva, la mente in corsa. Non era un lapsus momentaneo, era una relazione calcolata e continua da settimane.
Liam aveva portato il peso della sua scoperta in silenzio, assumendo un investigatore privato che aveva confermato i suoi sospetti e fornito ulteriori prove. Ricevute di hotel, filmati di sorveglianza, messaggi più incriminanti. Il suo avvocato, un uomo anziano dal portamento serio, gli aveva consigliato pazienza. «Non agire per rabbia», aveva avvertito. «Costruiamo un caso che non lasci spazio a discussioni». Ma la pazienza di Liam stava finendo. Le notti tarde di Emily, il suo atteggiamento freddo e le sue bugie evidenti alimentavano il fuoco che bruciava dentro di lui. L'idea del torta gli era venuta in un momento di umorismo nero. Se lei voleva avere la torta e mangiarla anche, avrebbe fatto in modo che tutto il mondo sapesse della consegna. Era stata pianificata meticolosamente. Una torta personalizzata con una foto commestibile di Emily e Greg che si abbracciavano, accompagnata dalle parole «Ecco la tua torta, mangiala anche tu». Il corriere era arrivato all'ufficio di Emily durante l'ora di pranzo, assicurando la massima partecipazione del pubblico. I colleghi di Emily si erano radunati curiosi intorno alla grande scatola. Il corriere si era avvicinato con calma. «Emily Carson?» aveva chiesto. Lei aveva annuito, confusa. «Questo è per te». Aveva aperto la scatola, rivelando la torta. I gemiti e i mormorii avevano riempito la stanza. Il volto di Emily era diventato cremisi mentre leggeva il testo e vedeva l'immagine. «Che cos'è questo?» aveva balbettato, la voce che cresceva. «Sei stata servita», aveva risposto il corriere, posando i documenti del divorzio accanto alla torta. Il grido di Emily aveva riecheggiato nell'ufficio mentre sbattava la scatola sul tavolo, facendo schizzare la torta sul pavimento. Le conseguenze della scena della torta avevano attraversato la vita professionale di Emily come una tempesta. La notizia dello spettacolo si era diffusa rapidamente e la prima manager di progetto rispettata era diventata oggetto di sussurri e sguardi puntati. Emily aveva cercato di recuperare la sua compostezza, ma il danno era fatto. Greg, il suo capo e complice, era furioso. L'aveva chiamata nel suo ufficio la mattina seguente. «Dobbiamo mantenere la professionalità», aveva detto bruscamente, evitando il contatto visivo. Effettivamente, immediatamente, tutta la comunicazione tra noi sarà strettamente legata al lavoro e condotta via email. Ma Greg aveva iniziato. «Emily?» La sua voce tremava. «Questo non è negoziabile», aveva sbattuto. Umiliata e isolata, Emily aveva capito di non essere più l'impiegata d'oro che una volta credeva di essere. Le sue cosiddette amiche, i colleghi che l'avevano incoraggiata, si erano voltate contro di lei, distanziandosi per evitare le conseguenze. Entro la fine della settimana, Emily era stata sospesa in attesa di un'indagine, il suo futuro in azienda sospeso a un filo. A casa, Liam era stato metodico nelle sue preparazioni. Aveva seguito il consiglio del suo avvocato alla lettera, suddividendo i conti, assicurando i suoi asset finanziari e documentando ogni interazione con Emily. Quando lei finalmente era tornata a casa, era tardi la sera. Liam sedeva al tavolo da pranzo, il portatile aperto, il telefono nascosto discretamente nella tasca. Emily era entrata, il volto pallido e tirato, esitando nella soglia mentre stringeva la borsa come un'ancora di salvezza. «Liam, possiamo parlare?» aveva chiesto, la voce bassa. «Parliamo», aveva risposto lui, senza alzare lo sguardo. Si era seduta di fronte a lui, le mani che tremavano nervosamente. «Ho commesso un errore», aveva iniziato. «Ho lasciato che le cose sfuggessero di mano e mi dispiace». Liam si era appoggiato indietro, incrociando le braccia. «Sei dispiaciuta di essere stata scoperta», aveva detto, gli occhi pieni di lacrime. «Non è giusto, non avevo previsto che questo accadesse». «Mi sentivo sola, insoddisfatta», aveva continuato Emily. «Lasciami indovinare, qualcuno ti ha convinto che non ero abbastanza per te?» Aveva freddamente ammesso. «Sono stata stupida. Ho lasciato che le persone mi influenzassero, mi dicevano cose che volevo sentire e credevo a loro, ma ora mi rendo conto che avevano torto». L'espressione di Liam era rimasta impassibile. «Quindi, ora che sei stata esposta, vuoi tornare, ricominciare, fingere che non sia successo nulla?» aveva chiesto. Emily aveva annuito, le lacrime che le rigavano il viso. «Farò tutto ciò che serve. Terapia,
consulenza, qualsiasi cosa. Liam si era alzato, la sedia che graffiava il pavimento. Vuoi il mio aiuto? Bene, inizia con prendere un avvocato. Questo matrimonio è finito. Giorni dopo, Emily era tornata con una nuova richiesta. I suoi ex colleghi, i leader del gruppo che avevano incoraggiato la sua relazione, ora la ricattavano. Vogliono 2.500 euro per stare zitta, aveva spiegato, la voce incrinata. Liam aveva alzato un sopracciglio. E perché dovrei preoccuparmi? Aveva chiesto. Perché rovineranno tutto? Aveva esclamato Emily, la disperazione che si insinuava nel suo tono. Ti sei rovinata, aveva risposto freddamente Liam. Hai permesso loro di manipolarti per tradirmi e ora ti aspetti che ti salvi. Emily aveva singhiozzato, ma Liam non vacillava. Devi gestire questo da sola. Forse è il momento che affronti le conseguenze delle tue scelte. Mentre la vita di Emily precipitava ulteriormente fuori controllo, Liam si concentrava sulla ricostruzione della sua propria. Il suo terapeuta lo incoraggiava a esplorare nuovi hobby e a rivisitare vecchie passioni. Un tranquillo sabato pomeriggio aveva fatto un giro in campagna sperando di schiarirsi le idee. Fu allora che si era imbattuto in un piccolo canile a conduzione familiare. Il proprietario già gli aveva presentato una razza che non aveva mai visto prima. Leali, coraggiosi e intelligenti. Un cane in particolare aveva attirato la sua attenzione. Un giovane maschio con occhi ambrati penetranti e un comportamento calmo. Questo è speciale, aveva detto l'allevatore. Si lega profondamente al suo proprietario. Una volta che guadagni la sua fiducia, è tuo per tutta la vita. Liam aveva deciso in quel momento di adottare il cane, chiamandolo Ash. La compagnia di Ash, Gailey, aveva portato un senso di pace che non provava da mesi. Le procedure di divorzio erano andate avanti, con l'avvocato di Liam che garantiva che lui mantenesse la maggior parte dei loro beni. Emily, privata del suo lavoro e della sua reputazione, faticava a tenere il passo durante le sessioni di consulenza imposte dal tribunale. Emily aveva fatto un ultimo tentativo di salvare la loro relazione. «Posso cambiare, Liam», aveva implorato. «Non sono più la stessa persona che ero». «Hai ragione», aveva detto Liam, la voce calma ma ferma. «Non sei la persona che pensavo tu fossi e io non sono la persona che ti sistemerà». Il consulente aveva cercato di mediare, ma Liam aveva mantenuto la sua posizione. La sessione si era conclusa con Emily in lacrime e Liam che si allontanava con la coscienza pulita. Mesi dopo la finalizzazione del divorzio, Liam stava nel suo cortile guardando Ash inseguire una palla sull'erba. Il sole era tramontato all'orizzonte, dipingendo il cielo con sfumature di arancione e oro. Per la prima volta in anni, Liam si sentiva libero dalle bugie, dal dolore e dal peso di un matrimonio costruito su fondamenta instabili. Mentre Ash tornava verso di lui scodinzolando, Liam si era inginocchiato e aveva accarezzato il pelo del cane. «Bravo ragazzo», aveva mormorato. Il passato non lo teneva più prigioniero, il futuro era ampio davanti a lui e Liam era pronto ad abbracciarlo, un passo alla volta. Il ritorno di Liam alla normalità non era stato senza sfide. Aveva pensato che una volta finalizzato il divorzio, il peso si sarebbe sollevato completamente, ma invece si trovava a lottare con i residui dei suoi problemi di fiducia. Ogni interazione, che fosse con i colleghi o con conoscenti occasionali, sembrava camminare su vetro. Si era immerso nel lavoro, assumendo progetti e responsabilità aggiuntive. Il suo capo aveva notato il cambiamento e lo aveva chiamato in ufficio una mattina. «Liam, apprezzo lo sforzo, ma devi prenderti cura anche di te stesso», aveva detto il capo, appoggiandosi alla sedia. «Sto bene», aveva risposto Liam, anche se non era sicuro di crederci lui stesso. «Bene, non era abbastanza», aveva detto fermamente il suo capo. «Hai passato molto, non lasciare che ti definisca. Prenditi il tempo per capire cosa vuoi per andare avanti». Il consiglio era rimasto con Liam mentre tornava a casa quella sera. «Cosa vuoi?» La domanda sembrava scoraggiante, ma sapeva che non poteva evitarla per sempre. Nel frattempo, la vita di Emily continuava a disfarsi senza il supporto di Liam. Non aveva altra scelta che affrontare i suoi ricattatori.
3 donne che erano state le sue più strette confidenti. Erano spietate, esigendo 2.500 euro sotto minacce velate. Emily aveva messo insieme la somma vendendo beni personali e prendendo in prestito da sua madre per effettuare il pagamento. Ma una volta consegnati i soldi, avevano richiesto di più. «Pensavi di aver finito qui?» aveva sghignazzato la leader durante il loro ultimo incontro. «Sei la nostra oca d'oro, Emily. Continua a pagare o le risorse umane riceveranno un rapporto completo». Il mondo di Emily si era ulteriormente oscurato. I suoi tentativi di ottenere un nuovo impiego erano stati accolti da un rifiuto dopo l'altro, mentre le voci della sua relazione e dello scandalo sul posto di lavoro la seguivano come un'ombra. Il suo rapporto con sua madre, che inizialmente aveva offerto supporto, era diventato teso. «Ti ho cresciuta meglio di così», aveva detto sua madre una sera, la voce carica di delusione. Emily era rimasta a confrontarsi con una verità dolorosa. Aveva bruciato ogni ponte nella sua vita e ora si trovava sola. La vita di Liam, al contrario, cominciava a prendere forma in modi inaspettati. Un weekend, mentre passeggiava Ash nel parco, aveva avviato una conversazione con una proprietaria di cani. Si chiamava Nora, una donna pacata con un sorriso caldo e un golden retriever di nome Milo. La loro conversazione era iniziata con battute leggere sui loro cani, ma era rapidamente passata a temi più profondi. «Sembrate riflessiva, Nora», aveva detto mentre erano seduti su una panchina del parco guardando i cani giocare. «Sto solo cercando di capire le cose». Liam aveva ammesso. «Beh, hai una buona compagnia». Nora aveva annuito verso Ash. «I cani sono fantastici. Ascolta, Liam», aveva sorriso ridendo. Liam aveva sorriso, sentendo una scintilla di calore che non provava da tempo. I loro percorsi si erano incrociati di nuovo nelle settimane successive e Liam si ritrovava a aspettare con ansia le loro conversazioni. La gentilezza e la natura rilassata di Nora erano un netto contrasto con la tensione che aveva vissuto per anni. Mesi dopo il loro ultimo incontro, Emily era apparsa alla porta di casa di Liam senza preavviso. Sembrava più magra, il suo aspetto un tempo impeccabile era ora trasandato. «Per favore, Liam», aveva iniziato la voce incrinata. «Ho bisogno del tuo aiuto». Liam si era appoggiato al telaio della porta, l'espressione inespressiva. «Cosa vuoi?» aveva chiesto Emily. «Non mi lasciano in pace», aveva detto, le lacrime che le rigavano il viso. «Quelle donne stanno distruggendo la mia vita. Non so cosa fare». Liam aveva sospirato. Una parte di lui voleva sbattere la porta in faccia, ma un'altra parte, che ancora portava tracce dell'uomo che era stato, aveva provato una punta di pietà. «Sei andata alle risorse umane? Alla polizia?» aveva chiesto. «Non posso», aveva risposto Emily scuotendo la testa. «Ti rovineranno completamente». Liam aveva incrociato le braccia. «Ti sei già rovinata, Emily, e trascinarmi in questo non risolverà nulla». I suoi singhiozzi erano diventati più forti, ma Liam rimaneva fermo. «Ho voltato pagina», aveva detto tranquillamente. «Anche tu dovresti farlo». Il rifiuto di Liam era stato il colpo finale per Emily. Era scomparsa dalla sua vita quella notte, lasciando solo una breve email mesi dopo per scusarsi di tutto e augurargli il meglio. Liam non aveva risposto, non ne aveva bisogno. Il capitolo era chiuso e finalmente era libero. Con l'anno che si chiudeva, la vita di Liam era piena di piccole ma significative vittorie. Ash era diventato il suo compagno costante, una fonte di conforto e gioia. Il lavoro era gratificante e stava finalmente iniziando a ricostruire il suo senso di sé. La sua amicizia con Nora era sbocciata naturalmente, la loro connessione si approfondiva ogni settimana. Una sera, mentre passeggiavano con i loro cani sotto un cielo stellato, Nora si era rivolta a lui e aveva detto: «Hai passato così tanto, ma sei ancora in piedi. È qualcosa di cui essere orgogliosi». Liam aveva sorriso. Le sue parole risuonavano profondamente. «Immagino di aver imparato che anche quando tutto crolla, puoi ancora costruire qualcosa di nuovo». Liam era seduto nel suo cortile guardando Ash inseguire le lucciole sotto il cielo crepuscolare. L'aria era frizzante, portando il leggero profumo dei fiori in fiore.
Il dolore del passato si era attenuato, sostituito da un tranquillo senso di contentezza. Liam sapeva che il viaggio non era finito. Aveva ancora del lavoro da fare, fiducia da ricostruire e sogni da inseguire. Ma per la prima volta in anni si sentiva in pace. Mentre Ash tornava verso di lui scodinzolando, Liam si era inginocchiato per accarezzarlo, un sorriso sulle labbra. «Penso che andremo bene», aveva detto dolcemente, e per la prima volta ci credeva davvero. E voi? Avete mai affrontato una sfida che ha cambiato la vostra vita? Raccontatecelo nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuta questa storia, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale per non perdere altre storie emozionanti come questa. Grazie per averci seguito.